Iniziamo. Oggi un pane con farina di castagne. Mezzo chilo di farina di castagne. Io la setaccio, che se no mamma chi la sente. Scherzo, è che lei mi ha dato questa eredità di passare la farina sempre e adesso non ne posso fare a meno. Dato che questo pane è il suo preferito e quindi lo faccio per lei. Mamma? Dovrò fare qualche ricetta insieme a lei prima o poi. Vi piacerà sicuramente, mamma di una simpatia unica. Ora aggiungo 250 grammi di pasta di riporto, che sarebbe la pasta dell'impasto precedente che ho fatto della pizza, quindi qualsiasi impasto lievitato va bene, l'importante è che sia dell'impasto precedente, quindi c'ha 3 giorni ed è molto elastico, vedi? E lo aggiungo. Se hai il lievito madre va benissimo. Pezzettino di lievito proprio piccolo, così la lievitazione sarà più completa, diciamo. Proprio pezzettino, ti dico quando pesa, andiamo conto. 4 grammi. E lo sciolgo nell'acqua, in 300 ml di acqua, leggermente tiepida, proprio poco. Cucchiaino di sale. E dentro con l'acqua, poco alla volta. Puoi farlo tranquillamente in planetaria, va benissimo, anzi è meglio. Vediamo se ne serve ancora e la aggiungiamo tutta. Ed ora possiamo impastare. Se dovesse necessitarne ancora di più, aggiungila pure. Al contrario, se necessita di farina, puoi aggiungere sia farina normale 0 oppure farina di castagne. Se aggiungi un po' di farina 0 va bene. Quindi lavoriamo finché si assorbe la farina e incorpora tutto il panetto di pasta cresciuta. La farina di castagne è priva di glutine, quindi adatta per i celiaci, quindi se metti, come ho messo io, il pezzo di pasta cresciuto di riporto, usa magari farine anche lì senza glutine, oppure non metterlo proprio e metti solamente il lievito di birra. Pastiamo con le nocche. Vedo che è ancora un po' umido, quindi aggiungo un altro po' di farina. Io ho aggiunto farina 0, circa un 50 grammi, ma puoi continuare sempre con la farina di castagne. E continuo sul piano finché non diventa un panetto liscio. Una consistenza meravigliosa. E ci siamo. Che bello mettere le mani in pasta. Adoro. Ora lo lasciamo crescere per un'oretta o anche di più, deve comunque iniziare una bella lievitazione. E poi facciamo delle pieghe di rinforzo. Cresciuto abbastanza, ha iniziato a crescere, quindi facciamo delle pieghe. Setacciamo la farina. Che bel colore. Ora allarghiamo leggermente e ripieghiamo su se stesso. Allarghiamo e ripieghiamo. Magari ci aiutiamo, se serve, con poca farina sotto, come ho fatto io, per 2 o 3 volte, e gli diamo un po' di forza, spezziamo la crescita e così avrà più forza poi nella seconda crescita. È comunque un impasto più difficile rispetto agli altri nella crescita, quindi non crescerà tantissimo, ma è proprio normale. Essendo senza glutine non si formerà la maglia glutinica.
Lo adagio in una pirofila di vetro con una tovaglia pulita naturalmente e un po' di farina sotto, così starà al calduccio. Copriamo e lasciamo crescere, deve almeno raddoppiare, almeno 4 ore a temperatura ambiente, oppure io lo metto in frigorifero la sera per il giorno successivo, quindi 10-12 ore va bene. Ed eccoci, lo riprendo dal frigo, lo lascio a temperatura ambiente per un paio d'ore, delicatamente lo togliamo perché comunque non è un impasto, come vedi, che cresce tantissimo, come ti dicevo, quindi è abbastanza compatto. E la ciotola la mettiamo in forno a riscaldare, così sarà bella calda. Forno a 200 gradi ventilato, e intanto metto un po' di farina sopra, anche semola va benissimo, così gli darà ancora quell'aspetto più ruvido, e lo lasciamo qui. Eccolo qui, dopo un paio d'ore che è uscito dal frigorifero, si vede che adesso è più cresciuto, e io metto un bel timbro, il mio cappellino. Ripasso con un coltellino perché non è che proprio sia uscito bene, benissimo. Facciamo dei taglietti così, ok, va bene, va bene. Quindi poca semola ed è pronto per essere infornato. Riprendo la ciotola del forno, che adesso sarà bella calda. Fate attenzione. E adagio il pane con poca farina di semola sotto, lo prendo delicatamente e andiamo ad infornare. Una volta usavano i timbri, ogni famiglia aveva il proprio timbro, proprio per distinguere, perché andavano ad infornarli nei forni comuni, no? Quindi ognuno aveva il proprio pane. Sulla base ho messo la leccarda del forno e metto un po' di acqua per fare un po' di vapore. Ed ora il pane può andare in cottura. Inizialmente a 200 gradi il forno, quindi deve essere forte, per un 20 minuti, poi lo abbasso a 180, sollevo al ripiano superiore e lascio cuocere per un tutto 40-45 minuti, lasciandolo nel forno spento per 5 minuti con lo sportello semiaperto. Ed ecco il risultato. Un bel pane rustico, ma il profumo di castagne è buonissimo. E è rimasto il cappellino. Bello rustico e croccante fuori, proprio come deve essere il pane di castagne. Se non l'avete mai assaggiato ve lo consiglio, è buonissimo, è dolce come le castagne. È un pane che si faceva nell'antichità, comunque in calabrese, della tradizione dei contadini calabresi, perché era un pane che durava parecchio e quindi si manteneva per l'inverno, ed è ottimo abbinarlo con salumi, miele, marmellate, burro, insomma sia dolce che salato. Adesso è ancora caldo il mio, io sempre per la fretta avrei dovuto aspettare un attimino, ma come vedi esce il fumo. Ma va bene così, fatelo, è una chicca veramente che vi piacerà, sono sicura. Ciao ciao, alla prossima, baci baci, corro a portarlo a mamma e papà.